Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua sul mio canale, ben ritrovati. Allora, oggi vi farò un video, questo sarà il primo di tanti altri, perché? Perché andremo a fare un presepe insieme praticamente. Io mano a mano che andrò avanti con questa realizzazione, voi potete fare la stessa identica cosa, quindi basta solo che mi seguite, attivate la campanella così sarete aggiornati sull'uscita dello step successivo, della parte 2, della parte 3 e via dicendo. E in questo caso andremo a fare un presepe stile orientale, palestinese. Io parto da una base che è questa qua, che misura 80 cm per 60, e quindi questa sarà, diciamo, la base della mia scena. Cosa fare? Prima di tutto avere già l'idea chiara di quello che vogliamo realizzare, tipo una sorta di schizzo, come consiglio sempre di fare prima di ogni progetto che volete realizzare. Quindi una volta che abbiamo fatto questo progetto, che adesso vi farò vedere a grandi linee come sarà, e andiamo a svilupparlo. La prima cosa da fare, che voglio fare, è soprattutto rompere la monotonia dei presepi, diciamo, ad un piano solo. Quindi andremo a riempire questa base con varie spezzoni di polistirene, polistirolo, tutte le spezzoni che abbiamo generalmente quando noi facciamo un lavoro. Andremo a posizionarli sulla base in modo grossolano, quindi non deve essere per forza preciso. Noi andremo a mettere e posizionarli bene o male con l'idea che vogliamo, ma dopo successivamente andranno lavorati facendo le varie discese, scalinate e via dicendo. Quindi adesso vi faccio un attimo vedere più o meno come sarebbe il nostro progetto, che chiaramente man mano che andiamo avanti magari qualche modifica verrà apportata. Allora, il progetto che vogliamo fare è praticamente questo qui. Questa è la nostra base, qua ci metteremo un pozzo, se poi non è magari in questa posizione, questa, come ho detto, in fase di realizzazione, poi lo studieremo un po' bene, ma andremo a fare una sorta di case, 1, 2, 3, magari appunto ne metteremo anche uno qua, ma quello lo vediamo man mano della realizzazione. Quindi a grandi linee il presepe che andremo a fare, la scena che andremo a fare è questa qui. Andiamolo appunto a fare la prima base. Come abbiamo anticipato prima, vi avevo detto che per fare la base andremo a utilizzare dei pezzi di scarto che abbiamo durante le nostre lavorazioni. Se non ce l'abbiamo possiamo procurarci tranquillamente dei fogli di polistirene che hanno veramente un costo irrisorio. Ecco, io me ne sono già preparati qualcuno, tipo questi qua. Questi sono tutti scarti, non importa se sono lunghi o corti, ma andremo praticamente a posizionarli come meglio desideriamo. Quindi andremo a posizionare prima provvisoriamente, poi una volta che abbiamo deciso che la posizione di questi spessori può andare, andremo successivamente poi ad incollarli con la colla a caldo. Quindi io pensavo appunto di fare una roba qui in una leggera salita, con posizionare una casa qui, un'altra casetta qua, una qua in primo piano e magari una sorta di galleria con una casa qua in fondo. Quindi non so neanche io qua, così potrebbe già andare bene. Questo è già troppo. Ecco, così già non sarebbe male. Dopo qua magari qualche altro pezzettino lo possiamo comunque sempre aggiungere, no? Vabbè, teniamoci a grandi linee questa posizione, adesso lo studiamo bene e se come detto, ci piace, possiamo tranquillamente provvedere con il collaggio tramite colla a caldo. Colla a caldo che vi consiglio di utilizzare, ve la faccio vedere, questa qui, che è una pistola appunto a colla a caldo, però la cosa bella di questa è che è con la temperatura regolabile, quindi non rischiate né di bucare né di bruciare il polistirene o il polistirolo in questo caso, quindi va molto bene. Tenete la temperatura, almeno io tengo una temperatura di 170 gradi, che praticamente va benissimo, e da lì potete andare appunto a incollare. Se nel caso volete vedere nello specifico questo, vi lascio il link comunque nella descrizione del video. Bene, allora procediamo con l'incollaggio. Una volta definito il posizionamento di questo, con l'incollaggio del polistirolo. Allora, abbiamo deciso la nostra posizione almeno della prima parte di polistirolo e andiamo allora ad incollarlo. Facciamo giusto 2 punti di colla, tanto questo attacca subito.
cominciato a realizzare, andiamo appunto a vedere come stanno e poi man mano che si va avanti appunto continuiamo. Ho già realizzato un po' delle casette, queste qua sono quelle due un pochettino più grosse che restano sulla parte di destra, e questa qui, e come dicevo prima, pensavo di farla lì in un'insenatura, poi adesso noi l'abbiamo messa lì, ma dopo vediamo se metterla o magari cambiare man mano che stiamo realizzando la scena. Ho preparato altre due pareti di queste due case che andranno posizionate qua, quindi andiamo ad incollarle. Le incolliamo con la colla a caldo, mi raccomando sempre con una pistola a temperatura regolabile, in modo che non andiamo a bruciare e a bucare soprattutto il polistirene. Questo caso fa. Questa è una misura della casa provvisoria, appunto perché prima facciamo la struttura e poi eventualmente se c'è da rifilarla la rifiliamo dopo. Io mi aiuto sempre con qualche chiodino, giusto per rendere un pochettino più resistente, più stabile le pareti della casa. Basterà 2 o 3 chiodini, non di più. È uno scrupolo che io uso per realizzare le scale. Ecco qua, a posto. Questa è una, facciamo l'altra. La colla a caldo è comoda appunto perché se dovete, non a fretta, però se dovete appunto avere un incollaggio immediato è molto meglio questa che la Vinavil, che chiaramente la Vinavil essendo liquida le pareti continuerebbero a muoversi, quindi andiamo praticamente a usare la colla a caldo e fermare il tutto con i chiodini. Mettiamo un modo di traverso in modo che lavora molto di più il chiodo. Qua e sono fatte. Andiamo praticamente a mettere magari una qui, pensavo un'altra in questo modo, così dopo questa qui rimane giustamente coperta in modo che chi osserva la scena vede anche lì sotto il da farsi. Qua magari pensavo anche qui di fare un muro e poi qua non so, varie scalinate, varie discese con le pietre, un bel pozzo qua davanti, ma quello lo vediamo successivamente. Allora adesso andiamo a disegnare le due porte, le due entrate di queste case, che adesso vediamo se magari farne una di qua e una di qua, oppure una da questa parte e l'altra sempre di qua. Vediamo un attimino. Ora disegniamo le porte, ci aiutiamo con questa squadretta qua. Dopo non vi preoccupate, vi giro tutte le misure delle case, almeno se uno vuole replicare il lavoro ha già tutte le sue dime. Per il momento facciamo queste porte quadrate. Ecco qua. Cosa importante, dopo andiamo a segnare nella parte posteriore, non so, magari mettiamo il numero 2 qua, il numero 2 qua, in modo che se dopo andiamo a lavorare e tagliare sappiamo che quella porta numero 2 è di questa casa, è uguale come in questo caso qua. Vedi, io ho fatto nella parte posteriore, ho segnato il numero 4 con la freccia che mi dice che questa è la parte che va sotto, e dietro nella stessa casa c'è scritto il 4 come punto di riferimento, almeno non possiamo evitare di sbagliare le porte, diventiamo matti a dire questa porta di quale casa è e via dicendo. Quindi adesso andiamo a tagliare queste porte qua.
lama sempre ben affilata. Ecco qua. Andiamo a segnare quella lì al 4, quindi noi segniamo il numero 5, freccia, e anche dietro facciamo la stessa cosa, numero 5. Andiamo a tagliare l'altra. Ecco fatto. Segniamo questa numero 6. Teniamo anche qua. Adesso andiamo a fare qualche particolare, come può essere in queste cose qua delle travi. Qui ho tagliato la finte trave che andrà poi applicata qua sopra. Qui andiamo a fare con una spatolina di ferro a grattare abbastanza forte in modo da incidere e imprimere le venature del legno. Facciamo su tutto. Non abbiate paura di rovinarlo, anzi se lo rovinate è meglio. Infatti dopo andiamo magari a schiacciare anche noi con le dita. Con una matita magari evidenziamo qualche venatura in più. Taglierino possiamo anche rovinare in modo da non far vedere che sia una tavola di legno nuova, chiaramente. Anzi, più rovinata meglio è. Ripassiamo la spatolina. E in questo caso io preferisco andare con la colla vinilica, tanto non ho fretta, quindi andiamo con la colla vinilica, lo andiamo ad incollare qua sotto. Andiamo appunto a mettere la colla vinilica. Andiamo ad incollare la nostra trave. Io poi mi aiuto con un peso in modo che resta ben salda al polistirene. Dopo successivamente andremo a fare anche le finte travi che le metteremo qua sopra nelle casette e via dicendo. Adesso vado un po' avanti, vi farò vedere man mano che sto andando avanti appunto i risultati che stiamo ottenendo.
Allora, adesso siamo arrivati già a buon punto, quindi abbiamo fatto praticamente la base, abbiamo già realizzato le nostre casette, mancano ancora dei particolari che comunque andremo a fare a nostro piacimento e vi lascio appunto una foto dove identifico le case una per una e vi do anche le misure, quindi le misure della dima delle case, quindi voi potete replicare praticamente identiche al presepe che sto facendo io. Ve le lascio nel video e anche nella descrizione, così ce l'avete sempre a portata di mano durante la vostra realizzazione. Ecco qui vi ho evidenziato con le lettere gli edifici, così in modo che potete replicare con precisione le misure che vi do. Ora, il video, la prima parte è terminata, vi invito appunto a seguirmi se siete interessati per vedere come va a finire questa realizzazione, attivate la campanella così siete avvisati quando esce la nuova puntata e intanto non mi resta altro che dirvi grazie dell'attenzione, spero che tanto vi sia piaciuta, lasciatemi un bel like che è molto importante, se avete qualche commento fatelo nella descrizione e ci vediamo al prossimo video, ciao!